Io penso che la costruzione di una filiera sia la base del successo anche in campo ambientale e nel campo del compostaggio. Tutti gli attori coinvolti devono essere messi a sistema, devono partecipare e contribuire a creare un percorso virtuoso che ci porti a migliorare la qualità dell'ambiente e della vita. L'impianto di compostaggio Verde Vita nasce all'interno dell'area industriale del comune di Porto Torres, dopo un complesso iter autorizzativo durato più di 10 anni. La messa in esercizio dell'impianto si è avuta a giugno del 2012. Siamo autorizzati a trattare 18.000 tonnellate anno di varie tipologie di rifiuti urbani e speciali, ma tuttavia per la policy aziendale è sempre stata quella di accogliere esclusivamente i rifiuti organici da raccolta differenziata provenienti dai circa 15 comuni del bacino del nord-ovest della Sardegna. La produzione annuale di compost di qualità si attesta in circa 4.000 tonnellate. Il compost è un fertilizzante di natura organica che può essere utilizzato in agricoltura. La società Verde Vita produce un abbondante compostato misto che può essere utilizzato sia in agricoltura convenzionale che in agricoltura biologica. Dalla data di avvio dell'impianto abbiamo sempre trattato le bioplastiche compostabili. La frazione organica dei rifiuti viene conferita dai comuni che effettuano esclusivamente raccolte spinte porta a porta e il rifiuto è contenuto all'interno dei sacchetti di bioplastica compostabile conforme allo standard europeo EN 13432. Tuttavia è presente una componente minoritaria costituita da bioplastiche rigide, quali ad esempio bicchieri, posate e piatti monouso. Nell'impianto di compostaggio Verde Vita viene attuato un processo di digestione aerobica attraverso la trasformazione biologica dei rifiuti a matrice organica, replicando di fatto in forma accelerata ciò che avviene in natura. I rifiuti in ingresso vengono scaricati in apposite aree autorizzate. In particolare per quanto riguarda i rifiuti lignocellulosici vengono scaricati e stoccati all'aperto in area pavimentata, impermeabilizzata e successivamente si procede alla triturazione del materiale che sarà successivamente impiegato quale strutturante in miscela con la Fursu. Il suo apporto è fondamentale per assicurare le condizioni di macroporosità che favoriscono l'ossigenazione della massa durante il processo di compostaggio. La Fursu viene conferita invece in apposita struttura confinata, sempre pavimentata, impermeabilizzata e in depressione, per essere successivamente miscelata con gli altri strutturanti attraverso un miscelatore che garantisce l'apertura dei sacchi e l'omogeneizzazione della miscela. Al termine di questa fase il materiale viene caricato all'interno delle biocelle e da questo momento inizia il processo di compostaggio, che avrà una durata complessiva di circa 80 giorni. La biocella costituisce il cuore dell'impianto, è un ambiente completamente confinato ed in depressione, dotato di un impianto di insufflazione d'aria alimentato da ventilatori centrifughi e da un impianto di bagnatura. Inoltre dispone di sonde di misurazione che garantiscono il giusto rapporto di pressione d'aria, temperatura e umidità. Il materiale dalle biocelle viene successivamente movimentato nell'area di maturazione finale. Alla fine di questa fase l'operazione conclusiva è la vagliatura, che avviene con tamburi di differente diametro. Il risultato della vagliatura è il compost, che sarà stoccato in cumuli all'aperto e in lotti di produzione, al fine di garantire la tracciabilità. Tutto il compost prodotto dalla società Verde Vita viene commercializzato presso le aziende agricole della zona. Attualmente andiamo a ricoprire quelli che sono i fabbisogni delle aziende agricole coprendo un raggio di circa 40 km. La norma prevede che i comuni italiani conferiscano le bioplastiche compostabili insieme alla frazione umida. Rispetto all'introduzione di questa nuova norma, nell'impianto Verde Vita non abbiamo notato significativi cambiamenti nella qualità della Fursu conferita. I comuni conferitori sono stati molto attenti e sensibili al tema delle bioplastiche compostabili. Il processo di trattamento attuato nell'impianto di compostaggio Verde Vita permette un'agevole gestione delle bioplastiche compostabili. Ad oggi non sono emerse appunto delle criticità a riguardo. Il vero tema è riuscire ad eliminare completamente quelle che sono le impurità presenti purtroppo nella Fursu che viene appunto conferita, quali metalli, vetro e le plastiche tradizionali, che generano scarti non recuperabili che avviamo purtroppo a smaltimento. Dal nostro punto di vista c'è anche un tema riferito alla riconoscibilità dei materiali effettivamente compostabili e distruggibili rispetto ad altri materiali che presentano criticità differenti. Quindi sarebbe opportuno rivedere
le politiche tese a ben identificare questi prodotti, facendo chiarezza a un cittadino che in qualche modo ha delle difficoltà a interpretare una serie di codici o di informazioni che spesso sono fuorvianti.